Salve gente, io sono Luca e in questo fantastico episodio volevo parlare del modo di dire cercare il pelo nell'uovo. Questo modo di dire è veramente semplice da spiegare e fondamentalmente significa voler cercare degli errori a tutti i costi, anche dove non c'è nessun errore. Il caso tipico di una persona che cerca il pelo nell'uovo potrebbe essere un professore, un insegnante che deve correggere un compito. Quindi l'insegnante legge il testo, non c'è nessun errore, però magari l'insegnante segna una frase in rosso come se fosse un errore perché magari è una variante che secondo lui non va bene e magari secondo altri insegnanti non sarebbe neanche un errore, però magari questo insegnante la segna come errore, poi l'insegnante continua a leggere, vede un'altra frase, la segna come errore, quindi alla fine il compito non è perfetto perché l'insegnante ha segnato alcune frasi come errori, quando in realtà queste frasi non erano errori. Quindi da questo esempio capite che una persona che cerca il pelo nell'uovo è una persona eccessivamente precisa, quindi una persona che fa il proprio lavoro in modo molto preciso, però questa precisione è eccessiva, quindi nell'esempio che ho fatto l'insegnante segna come errore delle cose che in realtà non erano errori, però per un eccesso di, pedanteria, l'insegnante le segna come errori. Sono sicuro che voi conosciate persone di questo tipo, insegnanti di questo tipo, che non danno mai il massimo del punteggio, ma cercano sempre qualche errore anche nei compiti che in realtà sono perfetti. Negli esami perfetti queste persone cercano anche qualche piccola imprecisione e la segnano come errore. Cosa fanno? Cercano il pelo nell'uovo, ovvero cercano un errore in un compito che in realtà non contiene errori, quindi non trovando nessun vero errore segnano come errore qualche imprecisione e quindi l'esame, il compito che è stato scritto non è perfetto, non prende il massimo dei voti. Quindi diciamo che nel complesso cercare il pelo nell'uovo non è una bella cosa da fare, è una cosa piuttosto negativa da fare. Poi può essere anche applicato in altri contesti, per esempio quando c'è qualcuno che piuttosto che dire che qualcosa è bello, perfetto, eccetera, eccetera, cerca sempre qualche piccolo difetto anche nelle cose che in realtà di difetti non ne hanno. Ma piuttosto che dire è bellissimo, stupendo, perfetto, eccetera, eccetera, questa persona cerca un qualche difetto, dice però hai visto che, oppure sì, però hai notato che. Cosa sta facendo questa persona? Sta cercando il pelo nell'uovo, cioè sta cercando un difetto dove non c'è nessun grande difetto. Allora questa persona si concentra su un piccolo dettaglio impreciso e lo presenta come se fosse un difetto. Ecco, se notate un comportamento di questo tipo, potete dire alla persona in questione: sì dai, però adesso non cercare il pelo nell'uovo. Che significa? Adesso non cercare a tutti i costi dei difetti. Oppure, facciamo un altro esempio, supponiamo che voi siate con un vostro amico e insieme state valutando il lavoro che ha fatto un'altra persona. Allora voi chiedete a questo vostro amico: beh, allora cosa ne pensi del lavoro che ha fatto? E il vostro amico inizia a rispondere: sì, sì, ha fatto un bel lavoro, effettivamente un bel lavoro, però sai, e poi magari fa un'osservazione relativa a qualcosa che secondo voi non è poi tanto importante, è una cosa secondo voi insignificante. Ecco, voi al vostro amico potreste rispondere: sì dai, però adesso non cercare il pelo nell'uovo, non cercare a tutti i costi dei difetti. Se dici che ha fatto un buon lavoro, ha fatto un buon lavoro, anche secondo me ha fatto un buon lavoro, adesso non stiamo a cercare dei difetti, degli errori a tutti i costi. Questo modo di dire evidentemente ha un'origine piuttosto chiara, si dice cercare il pelo nell'uovo perché l'uovo evidentemente non ha peli, quindi cercare il pelo nell'uovo significa cercare qualcosa che non esiste, quindi insistere, andare alla ricerca di qualcosa che verosimilmente non si troverà, perché comunque l'uovo i peli non ce li ha, e se una persona cerca il pelo nell'uovo vuol dire che sta cercando qualcosa che è impossibile da trovare. Quindi cosa fa la persona non trovando quello che non può trovare? Si inventa dei difetti, cioè spaccia per difetti qualcosa che magari non è un difetto. Ecco, spero che sia tutto chiaro e vi saluto.